Per quelli che mi dicono sono solo 24 dadi, auguri a toglierli. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo video. Oggi, come potete vedere, solito Z4, ma qualcosa di particolare, collettori di scarico. Come vedete qui ho dei collettori di scarico, sono metà, l'altra metà ce li ho sul banco, che tra poco andremo a vedere. Come vedete qui sono già stati bendati e niente, continuate a seguire il video perché vi faremo vedere il perché li andremo a montare, il perché abbiamo messo le bende e quali sono i benefici di montare gli stessi. Bene, andiamo al banco e intanto sigla. Bene, allora generalmente quando si parla di scarico siamo abituati a pensare scarico uguale rumore, casino. Ok, lo scopo di questo video non è questo, oggi non andremo a fare casino ma andremo a spiegare il perché questi collettori faranno la differenza sul rendimento del motore. Come vedete, ovviamente come tutti sapete, la forma dei colli, ogni collo ha una sua specifica forma e andrà a creare un flusso al suo interno. Ok, voi direte vabbè grazie, lo so, facile, ma che cosa fanno questi colli, questi flussi che vanno verso l'uscita dello scarico? Vanno ad aiutare la fuoriuscita tra i cilindri, quindi quando la luce di scarico di un cilindro si apre e andrà a far uscire i suoi flussi caldi, allo stesso tempo andrà a fare un effetto scavenging, che è quello che tra poco vedremo, andando ad aiutare anche gli altri cilindri ad espellere, proprio il termine corretto è espellere, i propri gas di scarico. Venite che vi facciamo vedere in più dettaglio cosa succede. Simuliamo che questo cilindro qui stia scaricando, quindi valvola di scarico aperta, scarica i suoi flussi e lo simulo soffiando con il compressore. Vedete cosa farà questo foglietto appoggiandolo. Ora così, appoggiato così, lui tenderà ovviamente a cadere per gravità. Se io vado a soffiare, guardate, appena mollo l'aria, il foglio, come vedete, cadrà. Questo è un qualcosa che tanti non pensano, ma è fondamentale. Inutile dire, si parla tanto di contropressioni, altrettanto importanti, ma questo sulla cavalleria, coppia, cavalleria, insomma guadagno comunque di erogazione sull'auto è forse più importante della contropressione. Ok, ora andiamo a vedere i colli originali e da qui capirete che l'effetto scavenging non può esistere. Bene, ora andiamo a aprire il cofano e guardiamo i collettori originali. Come potete vedere è già stato smontato parecchio materiale perché mi sono portato avanti per fare il lavoro, ma concentriamoci su quello che interessa a noi, ovvero i collettori originali. Ora da qui magari non li vedete molto bene, infatti adesso andremo anche da sotto, ma già potete intuire che i flussi tramite la forma che hanno non sono proprio ottimali. Alziamo la macchina e diamo una sbirciata da sotto. Ok, abbiamo sollevato la macchina, ora andiamo a vedere questi famosi collettori di cui vi sto parlando. Come potete vedere qui sotto ci sono i collettori originali che tra un attimo andrò a smontare e inutile dirvi che la loro forma è piuttosto imbarazzante. Guardate i catalizzatori originali, che forma che hanno. Dopodiché quando li avrò smontati vi farò vedere meglio il collettore stesso sulla sua parte dove va ad attaccarsi insomma al cilindro, è veramente sottile e schiacciato. Oltre al fatto che questi sono collettori che vanno 3-1, quindi vuol dire che dai 3 cilindri si collegano subito in un punto unico, che per l'efficienza del motore non va per niente bene. Mentre come abbiamo visto prima, i collettori, quelli che andremo a montare tra poco, sono divisi il più lungo possibile, perché più lunghi sono, più andremo ad agevolare la coppia in basso, quindi ai bassi regimi, e più il motore lavorerà meglio. Bene, ora tiriamo giù di nuovo la macchina, mettiamo i supporti perché come vedete qua dovrò togliere i supporti motore per andare a lavorare sui collettori originali.
quindi con un supporto da sopra sosterrò tutto il motore e cominciamo a tirare giù i collettori originali finalmente. Bene, come vi accennavo prima, abbiamo montato il nostro supporto motore. Come vedete qui il motore è predisposto per proprio questo tipo di supporto, è fatto apposta. L'abbiamo agganciato sia con un gancio di metallo che con una benda di backup. È appoggiato sui fianchi, quindi sulla parte del telaio della macchina. Ora alzeremo la macchina, andiamo sotto, smontiamo i supporti del motore. Con questo, con il draper, che vi metto qui il link in descrizione se qualcuno dovesse servire, possiamo lavorare sotto in sicurezza e senza preoccupazioni. Bene, risolleviamo la macchina e cominciamo a togliere i collettori. Bene, abbiamo tolto tutti i dadi dei collettori originali, adesso è il momento cruciale di sfilare fuori quelli vecchi. Cominciamo con il primo. Non ci crederete neanche per quanto pesa, è pesantissimo, eccolo. Bene, andiamo a confrontarlo con gli altri collettori. Come vedete, non c'è bisogno che dica più di tanto perché la forma ovviamente, guardate, qui è appiattita, quindi il flusso completamente andrà a essere schiacciato. Guardate qua la sezione, è veramente piccola e la sezione diventa da 3, 1 e dopo diventa un pezzo unico con il catalizzatore originale. Ovviamente il catalizzatore originale ostruisce molto il passaggio del flusso e infatti io andrò a installarne uno 200 celle della Super Sprint che fra un attimo vi faccio vedere e niente, l'altro che adesso tra poco andrò a togliere è uguale a questo, bene o male. Guardate questo invece, una bella forma allungata il più possibile come vi dicevo prima, senza cambio di sezione interna, con le bende che non vi abbiamo accennato ma le bende al pratico serviranno per mantenere le temperature del vano motore più basse possibili e le temperature all'interno dello scarico più alte possibili, perché più caldi sono i gas di scarico più energia cinetica avranno, quindi con più facilità usciranno dallo stesso. Bene, andiamo a vedere i catalizzatori che andrò a montare al posto di quest'altri. Bene, allora abbiamo posizionato l'intero scarico originale e l'intero scarico che andrà montato poi a fianco uno all'altro per fare giusto un paragone. Partiamo dall'originale, come vi dicevo, quindi collettori con il catalizzatore molto grosso e pesante originale, collettori bendati. Se avanziamo pian pianino vediamo che abbiamo i catalizzatori Super Sprint al posto del silenziatore originale che è un pre-silenziatore, diciamo. Avanzando pian pianino abbiamo il mixer, quindi questo andrà a mixare i due flussi ed è molto importante per le contropressioni e per l'incrocio dei flussi stessi, perché così i cilindri lavorano con lo stesso mixaggio di gas di scarico. Poi tornando più indietro abbiamo il silenziatore, il muffler, detto con termine inglese tecnico, del silenziatore che è quello che silenzia più di tutto l'impianto originale, ben 15 kg di silenziatore, quindi potete capire che eliminandolo si ha un bel guadagno anche di peso, dove io andrò a mettere un silenziatore evidentemente più piccolo, che ci sta, insomma, è molto più piccolo, per forza di cose silenzierà anche molto meno, quello lo vedremo poi, e infine il terminale Super Sprint, che questo gli darà un tocco di classe. Bene, e via anche il secondo. Dopo, per quelli che mi dicono sono solo 24 dadi,
auguri a toglierli. Bene, allora abbiamo montato i nuovi collettori, come vedete abbiamo finito, tra poco ve li faremo vedere. Andremo a rimontare il tutto, quindi tutto quello che abbiamo tolto lo andiamo a rimontare ovviamente. Come prima cosa andremo anche ad adeguare la mappa, perché ovviamente con i collettori così andrà a perdere le coppie in basso, quindi andremo ad adeguare anche la mappatura. Non perderti i nostri video, quindi iscriviti al canale, lascia un like già che ci sei e niente, ora andiamo a provare l'auto e andiamo a vedere come reagisce. Bene, come vedete oggi c'è una bella giornata, abbiamo scoperchiato la cappotta. Cosa c'è di meglio per provare il nuovo scarico con i collettori? Andiamo a sentire il sound.